sentenza che tu c'hai un do e poi emetti tutti do diesis, Cioè, suoni sporchi vicini, anche poi se fai come si dice, seconda sotto? una seconda, una terza, una quarta, una quinta sotto, fino ad arrivare all'infrasuono, che dà fastidio, invece deve essere un po' distinto. Ma certo, se io faccio questo, per esempio, do mi sol, se io lo suono così, Esatto. se io lo suono così, Cioè, deve essere un po'. per esempio questa è una cosa vabbè, che so perché tecnicamente quando si insegna l'armonia si dice che nelle parti acute dello strumento tu puoi fare la posizione stretta, nelle parti gravi c'è la posizione alta perché suona meglio, se dà spazio agli armonici. La spazio armonica c'è un po' sensazione confusione. Certo. O ti lascio, ti voglio No, qui no, grazie. Cominciamo a spegnere, ad accendere i cellulari. Scegliamo il cellulare. Cominciamo ad accendere i cellulari. Prendo. Massimo. Sì, poi chiudere. Io obbedisco, Faccio la presentazione. Sono contento che ti piace. Formidabili. Aspettiamo ancora un attimo. 59. Dai, vabbè, sì. Sa. No, è solo per la registrazione la battuta. Allora, buonasera amici e benvenuti qui a Mundus Mirabilis a questa nuova stagione, questo concerto che apre la nuova stagione di Mundus Mirabilis. Funziona? Sì, il microfono è acceso, ok. Io sono lì, no? Sono in quella, ok. Grazie anche a chi in questo momento ci sta seguendo nel mondo, dalla Russia, abbiamo amici negli Stati Uniti, a Londra, sono tanti amici che ci seguono e insomma io li saluto e li ringrazio. Grazie ovviamente anche a voi che siete venuti qui, è un piacere di ritrovarci per queste iniziative. In un momento dove la cultura è importantissima, perché la cultura è autentico strumento di pace, in un momento in cui questa parola non è affatto banale, e lo sappiamo purtroppo tutti. Comunque, a parte questo preambolo di natura attuale, vi volevo fare una breve recensione del maestro Alberto Giraldi. Non è un caso che Alberto, che tra l'altro, poi diremo anche altre cose, Alberto è un musicista che mi piace molto, non è un caso che sta qui, che inaugura nuovamente, perché secondo me Alberto Giraldi è un compositore consumato, esperto, sa tutto, ha fatto tutto, ha scritto tutto. Ed è un jazzista ed è un uomo estremamente sincero quando compone. E questa è una dote importante per un compositore. Ma secondo me il suo lavoro riveste una particolare importanza, perché Alberto secondo me è un autentico ricercatore. Noi siamo molto attenti all'aspetto della ricerca, specialmente in campo musicale, anche perché la parola ricerca è diventato sinonimo o la scappatoia di tante cose astruse. Invece Alberto è un ricercatore all'interno di un mondo
percepibile, autentico, condivisibile. Quindi la sua è una ricerca musicale vera, molto vera, e poi vi spiegherò il motivo del perché questa ricerca musicale è molto vera. E voi capite che in un momento in cui l'arte è in qualche modo sovraccaricata da tutti i punti di vista, da istanze troppo intellettuali, avere un sapore sincero, autentico, diretto, eppure ispirato a una profonda ricerca è impagabile dal mio punto di vista. Ogni nota, ogni cosa che scrive Alberto, in maniera particolare lui è un jazzista che scrive, quindi c'è un attento lavoro di composizione dietro che precede l'evento jazzistico, che in quanto jazzistico è evento, quindi vive della sua estemporaneità, vive del suo live, vive dell'improvvisazione, tema caldissimo ovviamente quello dell'improvvisazione nel jazz. Eppure Alberto pensa tanto, è un cervellone. No, non troppo. Pensa tanto e ogni nota che lui propone è una nota pensata, studiata e riflessa, che si rispecchia con la sua dimora interiore. E qua viene fuori anche il titolo retrospettive, questo concetto di memoria che è fondamentale, avere una dimora dove attingere al materiale poetico. E perché insisto tanto sull'aspetto di Giraldi come musicista, come posso dire, originale in tema di ricerca? Perché Giraldi, la sensazione che lui mi ha sempre dato, sentendo le cose che ha scritto, e se posso dire indegnamente le cose che abbiamo scritto insieme, perché indegnamente? No. Insomma, dicevo, ogni cosa che lui fa, Alberto si domanda, e questo è il senso poi più profondo della ricerca, si domanda e si interroga se quello che sta uscendo dalla sua idea musicale è musica. Perché questo è un aspetto così importante? Perché in un mondo dove tutti non pensano altro che a esporre, esprimere, c'è stato il delirio dell'espressione, tutti dovevamo esprimere qualsiasi cosa, la qualunque, facendo dell'espressione man bassa, cioè qualsiasi cosa diventava oggetto di espressione. Dai sentimenti più nobili a quelli meno nobili, insomma un inferno. Abbiamo espresso tutto il contrario di lui, tutto, abbiamo detto e contraddetto. Ecco, la produzione di Alberto è una produzione introspettiva in sé, per questo che poi io mi sono così permesso così di stigmatizzarlo come autore segreto, perché per chi ha orecchio musicale, per chi diciamo ha una fruizione istintuale della musica, è una musica bella da sentire, e questa sera particolarmente bella perché poi scenderemo nel dettaglio dell'ensemble che è pazzesco, è una musica bella da sentire, ma per chi ha l'orecchio, per chi ascolta, per chi è capace di decrittare le dinamiche compositive, quindi ciò che c'è dentro al dettato musicale, cioè quello che il compositore fa, è una musica raffinatissima, veramente raffinata. Mi viene, ripeto, a proposito di ricerche, di riflessione, di domande, invece che di dare sempre risposte, questa cosa di esprimere questo, esprimere quello, quindi andare sempre a potenziare questo aspetto dell'emotività, quindi dandogli sempre maggiori ambiti. Mi vengono in mente i più grandi compositori del passato, e qua Alberto poi mi devi pagare perché queste sono cose grosse che sto dicendo. magari sono sciocchezze. No, non è vero, non sono sciocchezze, sono i grandi perché diciamo che cioè l'idea è il concetto è, voi dovete immaginare che è un momento per la grande musica abbastanza arido, è stato chiamato il secolo corto, ci si aspettava una rinascita, ma alla fine le istanze troppo intellettuali hanno soffocato la musica,
e non è praticamente successo niente. Oggi possiamo serenamente, dobbiamo cercare di lavorare alla storicizzazione di questo processo creativo e dire che insomma basta di cose troppo astruse. Per cui è molto importante recuperare, quantomeno cercare di recuperare le dinamiche più profonde. Quindi un compositore che invece che esagerare si domanda incessantemente e cerca la musica nella musica, per me è oro. Mo lo dico, Bach faceva così. Questo faceva Bach è vissuto nell'oblio totale, in totale non comunicazione, senza avere un pubblico praticamente, no? Senza avere un pubblico. Quindi diciamo la sua... Era un artigiano, un grande matematico, un pensatore, e quindi lui in realtà erano riflessioni su se quella che lui produceva potesse tradursi in musica. Ecco. Questo è lo spirito che secondo me vive comunque nelle composizioni di Alberto Giraldi. E ora, dopo questo preambolo nutrito, approfitto ancora un po' della vostra pazienza e presento... Dunque, Alberto ce l'abbiamo qua, è lui. Che tra l'altro questa cosa viene proprio a fagiolo, come si dice a Roma, perché è di recente nomina, è il recente direttore del Conservatorio di Frosinone, Licinio Refice. Quindi siamo veramente contenti di suggellare questa nomina, che sarà senz'altro una buona notizia per questo conservatorio, perché è un lavoratore indefesso, serio, ed sarà certamente il direttore che un conservatorio ha bisogno e sarà certamente il direttore di tutti. Quindi siamo contenti di festeggiare questa roba qui, perché è una cosa anche particolare. Io avevo nella mia, io faccio poi in realtà nella vita faccio lo stregone, io già avevo capito che lui avrebbe vinto e la volevo fare director cut, perché questa è sono album di ricordi in qualche modo di Alberto, bellissimi ricordi musicali, e però rivisti appunto dal direttore, e quindi io la volevo fare director cut perché già lo sapevo che vincevo. Poi però sai, lei è della Vergine, per cui se sa, sono delicati, se sa, vabbè, ma tu dello stregone te devi fidare. Insomma, detto questo, veniamo ai componenti della band. Abbiamo Giulio Ciani, che già ritorna perché è stato qui anche l'anno scorso al double bass, e abbiamo Pierpaolo Ferroni alla batteria, insomma due strumentisti straordinari che adesso daranno vita veramente a un bellissimo concerto. Accogliamoli con un grande applauso. Bravi. A chi ci sta seguendo, buona visione, siamo lieti davvero di offrirvi questo spettacolo di una Roma e di un'Italia che sa anche raccogliersi intorno alle cose belle e meditare sulla bellezza. Ciao mondo. Ricordatevi Alberto Giraldi e io ho finito. Quando devi parlare, non per l'amplificazione, ma per la
Grazie a tutti, grazie di essere qui, grazie a Massimo Annaloro che ha fatto una presentazione bellissima, bellissima. Mi aveva detto ieri, perché ci siamo visti per un'altra cosa, che forse non avrei mai pensato a quello che avrebbe detto oggi. In effetti mi hai stupito e quindi devo dirlo pubblicamente e ti ringrazio. Questo concerto si chiama Retrospettive perché stasera suoneremo tutti i brani che fanno parte dei primi 2 dischi del trio, mentre a fine aprile, primissimi di maggio, abbiamo registrato un nuovo disco che presenteremo poi a febbraio qua appena uscirà, perché ancora siamo così nella fase di produzione, appunto. Quindi quando uscirà poi lo presenteremo ufficialmente qui a febbraio-marzo. Quindi questi sono brani della produzione, diciamo, più vecchia mia, vecchia si fa per dire perché insomma il trio nasce nel 2011 e quindi insomma è un trio che ha circa 5 anni. Questo in particolare apre quasi sempre i concerti che riguardano la parte appunto in retrospettiva della mia produzione, perché questo brano, che si chiama Blue Time, è stato il primo che io ho scritto per il trio e quindi ci sono legato molto diciamo da molto affetto, e quindi lo faccio quasi sempre per aprire i concerti. E poi ha questo andamento un po', come dire, di bossa nova, di begin, no? A cui sono legato dal punto di vista proprio dell'emozione che mi dà questo ritmo, che mi dà questo tipo di musica, un po' legato anche al mondo sudamericano, ma molto europeizzato, se avete sentito come tipologia di armonie, come melodizzare. Io amo moltissimo Brad Meldau, amo moltissimo i pianisti, diciamo, recenti e che comunque guardano al jazz come a una musica complessiva. Sentirete poi anche cose addirittura non improvvisate ma scritte, come diceva prima Massimo, quindi ne ha parlato già lui. Non vi intrattengo oltre, le chiacchiere servono a poco. Con la musica, come diceva il mio maestro, non c'è bisogno di parlare nei concerti, qualche cosa giusto per familiarizzare, per dirci così, per dirci qualcosa. Il secondo pezzo si chiama Suggestions e fa sempre parte del primo disco che abbiamo fatto, che si chiama Across. Così.
Grazie. Grazie veramente molte a tutti. Questo era un pezzo che si chiama Plumbeo. Questo temino che avete sentito, che è questo, mi è venuto in mente a Frosinone, nel mio conservatorio dove insegno oramai, questo comincio il 10° anno, o meglio non comincerò a rinsegnare perché da quest'anno appunto lo guiderò e niente, era una giornata brutta, piovosa, nuvolosa, stavo aspettando gli studenti, non arrivavano, naturalmente ne ho approfittato per mettere le mani sul pianoforte e in genere la composizione nasce così, uno stimolo così anche inaspettato, esatto, che arriva così come un fulmine a ciel sereno. In quel caso il cielo non era sereno, ma insomma è arrivato questo temino e poi l'ho sviluppato e quindi l'atmosfera mi ha suggerito questo titolo che è Plumbeo. Il brano invece che segue si chiama Light and Shadows e fa sempre parte del primo disco del trio.
altre due paroline per presentare questa cosa che faremo adesso. Questo è un brano che non è inserito in nessuno dei dischi ancora nostri, non so nemmeno se lo inserirò in un futuro disco, e come nella migliore tradizione jazzistica l'abbiamo provato 2 ore fa praticamente. Allora, il pezzo si chiama La città segreta, sentirete che non è un pezzo jazzistico, è un corale, diciamo nello stile vagamente bacchiano. Prima Massimo ha citato Bach e per me Bach è assolutamente il compositore più grande che sia mai esistito e che probabilmente mai esisterà, e quindi diciamo è un po' un tributo a Bach, ma lo dedico a Massimo, gliel'ho già inviato a suo tempo, perché lui mi disse che io ero un compositore segreto, no, l'ha detto pure prima, e allora mi è venuto in mente questo tema che ho intitolato La città segreta, e ve lo faccio sentire perché è un tema, ripeto, per niente jazzistico, ma io credo che la musica non abbia confini, quindi non c'è bisogno di dire jazz o meno. Noi ci chiamiamo Alberto Giraldi Jazz Trio perché avete sentito che la componente improvvisativa è forte, è presente, e quindi l'estemporaneità, no? Però questo non vuol dire che non si possa fare altre cose, insomma, oggi. Quindi questo tema, La città segreta, esula un po' dal nostro programma, ma lo faccio veramente molto volentieri, lo dedico a Massimo, anche a Chiara stasera, a Mundus Mirabilis, che oramai ci ha adottati come figli praticamente, stiamo sempre qui. Grazie e buon ascolto, La città segreta.
e Pierpaolo Ferroni.
tutti vi ricorderete che nel 2012 c'è stata una nevicata molto intensa su Roma e tutti ne abbiamo un po' chi sofferto, chi gioito. Io l'ho vissuta come sentirete. Questo brano si chiama La luce della neve.
Vi salutiamo con l'ultimo pezzo in programma. Questo invece è tratto dal secondo disco del trio. Ha il titolo del disco, che è Una cosa lontana. E questo è un brano particolarmente nord europeo, a mio parere, come carattere, come ispirazione. Il jazz nord europeo è una scuola molto florida e molto, molto ispirata. E io, sarà per le mie origini viennesi, lo amo particolarmente. A Vienna non è particolarmente diciamo esperito il jazz, mentre più dalle popolazioni, diciamo, svedesi, finlandesi, norvegesi c'è una presenza molto forte, e amo molto quel genere di musica. Qua forse c'è un po' più di mediterraneità, perché io non me la tolgo, nonostante appunto le mie origini viennesi. I miei due nonni materni erano tutti e due di Vienna, quindi io sono 50% sangue viennese, e quindi un po' probabilmente questo legame c'è sempre, non so, forse lo sento, anche se non vado a Vienna da non so quanti anni, però lo sento comunque forte. Non sento parenti, non ho legami, però evidentemente c'è. Una cosa lontana. Grazie a tutti, grazie a Modus Mirabilis, Massimo Annaloro, Chiara, grazie, siete stati impagabili come sempre. Grazie.
Grazie, grazie. Pierpaolo Ferroni alla batteria, Giulio Ciani al contrabbasso, Alberto Giraldi pianoforte e composizioni. Grazie, grazie ancora, grazie. Se me lo permettete volentieri, un sorsino ci vuole comunque. Facciamo la licenza. Allora, fammi aprire il microfono, se no poi non viene, poi mi rimprovera la regia. Allora, questo pezzo che facciamo come bis si chiama Dimmelo sottovoce ed è un pezzo che è inserito in un disco che ho registrato l'anno scorso con quello che io chiamo il quartetto napoletano, perché suono da un paio d'anni con 3 amici bravissimi anche loro napoletani e ogni tanto mi faccio un viaggettino, mi prendo il Freccia Rossa, Freccia Bianca, come si chiama, insomma ci mette un'ora, me ne vado a Napoli e facciamo queste prove. E abbiamo registrato un disco l'anno scorso, deve uscirà, vediamo quando, ancora stiamo pensando con chi, perché, se, no, uscirà in realtà, e l'abbiamo inciso con loro. Però ci sono molto affezionato a questo pezzo, è un pezzo, lo definirei un po' easy, però non so, mi sembra abbastanza accattivante, per cui ho pensato di farlo come bis con i miei 2 baldi accompagnatori, Giulio che mi segue oramai dal 2011, Pierpaolo è entrato un po' dopo, ma come dico sempre ai concerti, anche nei concerti che faccio col quartetto, senza di loro tutto questo non potrebbe esserci. Per un compositore avere dei musicisti che interpretano la propria musica bene e capendola, entrandoci dentro, è un valore inestimabile. Mi dovete credere, quando senti che veramente quello che hai pensato esce, senza dire troppe cose, perché poi alle prove oramai diciamo che ci vediamo, leggiamo e andiamo. Avete visto pure con l'altro pezzo che in verità non era particolarmente difficoltoso, insomma, quindi però è in generale è il cosiddetto interplay, no? Che nel jazz è di fondamentale importanza, e questa cosa devo dire con loro 2 è pazzesca, come se ci conoscessimo da sempre, ed è una magia che raramente si verifica tra i musicisti, non pensiate che sia così semplice, quindi io li ringrazio di cuore. Loro sanno che è vero quello che sto dicendo, perché non amo dire troppe bugie, salvo quando è proprio necessario, no? Mia madre mi diceva sempre, quando non dire bugie, ma quando è proprio necessario dirla. E le mamme hanno sempre ragione, e in questo caso non dico bugie, veramente sono per me preziosissimi, quindi speriamo che non mi mandino mai a quel paese e che continuino sempre ad accompagnare la mia musica e me. Grazie, dimmelo sottovoce.
Grazie ancora a tutti. Pierpaolo Ferroni, Giulio Ciani, Alberto Giraldi, grazie moltissimo. Bravissimi, bravi davvero, mamma mia, bravi, bellissimo. Adesso come di consueto, insomma, ciao a tutti ragazzi, qua siamo esausti, sovraccarichi di bellezza, di musica, adesso ci andiamo a rifocillare. Ciao Mundus, arrivederci alla prossima, bravissimi, formidabili, veramente formidabili, bravo Alberto. E congratulazioni di nuovo. Cioè io ho visto un film. Non sapevo che eravamo prediligisti. No, grazie. Sono pericoloso perché questo è appena spolitiamo. Allora vediamo come stiamo. L'attività di composizione sarà un po' ridotta con la direzione. Questa è una domanda da $1000. Hai autonomia Sì, io amministrativa? discretamente, diciamo che io ho il presidente, sono il amministrativo, un consiglio di amministrazione e un consiglio accademico, quindi autonomia fino a un certo punto, però sono Per sviluppare attività lucrative finalizzate a acquisire. diciamo che c'è un margine, nel senso che comunque c'è un margine grosso nel consiglio accademico di spingere, di spingere diciamo in una certa direzione, capito? E poi diciamo c'ho abbastanza impresa con l'amministrativo, quindi il consiglio accademico spero che sia più o meno nella direzione che io voglio, dato che ho avuto i voti nelle elezioni, potrò dire che ma votare insomma di orientare. Sì, esattamente. Ma questo è poi tra l'altro adesso abbiamo un bellissimo auditorium che inaugureremo spero a fine novembre, ma veramente bello, un po' tipo il parco della musica, un posto piccolino però molto bello. Ti viene anche Sì. Risponde, quindi bisogna fare perché poi veniamo da un triennio piuttosto grigio, un direttore che non ha fatto nulla, però anche un locale. Sì, questo lo devo proprio rifare, aggiornato, ma io spero da gennaio di partire con queste cose, perché adesso mi insedio un attimino, e quindi poi ci vorranno 2 mesi per avviare la macchina, insomma, questa è la mia idea. Sì, è grande, penso che riusciremo pure a fare delle attività addirittura gratuite. Dipende dalla cosa. Adesso per esempio abbiamo l'8 novembre un concerto. Ah certo. cioè si fa il turno dell'allestimento. Quello va a capire
Lo Stato è sempre complicato. Sì, ma magari la sera basta una partita e dico questo sì. No, perché C'è una legge che mi ricordo che non c'è poco. No, questa è la cosa dello Stato, quello non c'ha necessariamente l'obbligo di aprirla. No, però l'abbiamo fatto, diciamo, possiamo fare pure attività, chiamiamole commerciali, no? La prossima volta vedremo. che all'interno di questo gruppo Ma come si fa a passare la batteria? Sviluppare perché da programma Quella è la nota del... la libreria ha anche il lavoro in Stato. Non esiste una scuola di Stato. però noi abbiamo musica antica, quindi dovrebbe essere agganciato, non è? Però ti dovrebbe dare risultati economici. Soprattutto quando tu fai utilizzare lo strumento di efficienza, perché è difficile utilizzare materie prime adeguate. In Italia non ci sono materie prime stagionate. Può avere un suo magari della casa, diciamo, vicinissimo casa. Preferisce prenderlo a costa, cioè se questo va Certo, va a aiutare, dal conservatore, Però voglio dire, sì, dovrebbe essere uno quasi stipendiato da noi. non è necessariamente dimenticare che una selezione che non è a tempo indeterminato, una selezione stagionale, trimestrale, selezioni Vabbè certo, quello è il sviluppo dell'attività locale. puoi vedere non ci sia una tradizione locale, al di là della fisarmonica, sempre la cittadina oltre la mezzanese, attrice della spinta dalla politica fascista. Vedi che non ti no, Cercheremo di fare il più meglio possibile, assolutamente. ragazzi, tanto vabbè ci vediamo, dai, Grazie. Una volpa, ce ne a mangiare una cosa. La volpa! Grazie a voi. Ho visto che grazie. Suonare bene e avere ho visto che è cavallo. Le note, le ore, guardarsi solo. C'è qualche collega che ci dice se la musica che piace a chi la fa. Invece questa, diciamo, cerchiamo insomma di fare qualcosa che insomma comune. Ma questo
Sto arrivando. Ancora Lisa? Sì, devo dire che già dall'inizio ho visto, no? Però poi man mano cominciavano a sottolineare, Ci avete dato veramente una carica. Così iniziamo la settimana di bene. un po' più ci voleva questa diversione, anzi la continuerò a fare, ma che fai? Continui a scrivere adesso la direzione, certo, io magari di nostri, però Certo che impegna la saranno un po' più pesanti, però devo fare poi organizzando bene all'inizio, perché io lavoro perché diciamo negli ultimi anni i nostri direttori di conservatorio sono stati più dei giurori che non io veramente devo fare quello che un carico di emergenza, esatto, statale, però insomma si può continuare, si deve continuare ai governi insomma la parte di diligenza di distruggerà, non voglio dire, no, ma è difficile che distrugge proprio nel senso che comunque uno inaridisce. ma non c'è dare proprio per esempio c'hai qualcosa dove sorgere ma poi oramai è una vita che lo faccio non so almeno un modo di ovviamente abbiamo proprio quasi sempre non sempre sempre ma sempre oramai è una mia Grazie, speriamo di rivedervi presto. sì, a febbraio-marzo facciamo un discorso, poi uscirà, quindi lo aspettiamo. Benissimo, grazie.